Ciao a tutti, oggi facciamo un video un po' più tecnico per cercare di spiegarvi la differenza tra le varie strutture veterinarie, perché credo che fondamentalmente le persone non sappiano la differenza, per esempio, tra un ambulatorio, una clinica e un ospedale veterinario, e cercherò di fare questo video in modo tale da darvi le informazioni corrette, fondamentalmente perché le tre grandi categorie di strutture sono fondamentalmente l'ambulatorio, la clinica e l'ospedale, e hanno delle differenze che il proprietario deve conoscere, perché in alcune strutture si possono fare determinate cose, in altre si devono fare altre cose. Cioè una struttura non può chiamarsi ospedale se non ha determinate caratteristiche, un ambulatorio non può fare determinate cose se non ha dei requisiti strutturali per poter fare determinate cose. Partiamo subito dicendo che la differenza sostanziale tra ambulatorio e clinica è fondamentalmente quella che l'ambulatorio non può fare la degenza se non il day hospital, ovvero non può ricoverare. Un ambulatorio non può ricoverare per più giorni. Come requisito, se andate, vi metterò qua sotto la legge, l'ambulatorio non può ricoverare se non in day hospital. Quindi qualsiasi paziente che necessita di essere ricoverato per più di un giorno ha la necessità di essere poi gestito da una clinica o da un ospedale. Questo è molto importante saperlo, perché non tutti i proprietari di cani e gatti lo sanno, e in Italia non siamo così bravi fondamentalmente a rispettare questo requisito. Però l'ambulatorio può fare degenza solo per il day hospital. Poi l'ambulatorio può fare tutta una serie di procedure medico-chirurgiche senza problemi. L'importante è che abbia dei requisiti. Chiaramente deve avere una sala chirurgica, non si possono effettuare fondamentalmente interventi chirurgici nella sala visita, per capirci, bisognerebbe avere degli spazi adatti. Però diciamo che per la legge la differenza tra ambulatorio e clinica è il discorso della degenza. La clinica, per chiamarti clinica, devi avere una degenza e devi ovviamente poter fare ricovero per più un giorno. Devi poter, nel senso che alla clinica non è obbligata a fare la degenza. Cioè il concetto di degenza la clinica può farla se una struttura si chiama clinica, ma non è obbligata. La clinica non è obbligata a fare un servizio di 24 ore, la clinica non è obbligata quindi a fare un servizio notturno, la clinica non è obbligata a fare un servizio festivo. La clinica però deve avere come requisiti strutturali determinati requisiti, perché altrimenti non può chiamarsi clinica. Per esempio deve avere uno spazio adibito a laboratorio, deve avere uno spazio adibito alla degenza. Se questo spazio non è corretto, non puoi chiamarti clinica. Un ambulatorio non può chiamarsi clinica. Quindi se uno non ha uno spazio adibito alla degenza, un ambulatorio non può diventare clinica. Può far ricovero per più di un giorno, ma non è obbligata. La terza struttura invece è l'ospedale. L'ospedale fondamentalmente dal punto di vista delle procedure non è troppo differente da una clinica, ma ha degli obblighi nel senso che deve ricoverare. Un ospedale non può non ricoverare, deve dare come orario, deve essere un 24 ore, deve essere sempre aperto, e fondamentalmente deve essere aperto tutto l'anno concettualmente per chiamarti ospedale, altrimenti ti chiami clinica se non puoi garantire questo tipo di servizio. Per quanto riguarda la clinica può fare degenza notturna per più di giorni. Anche lì è essenziale che sia presente sempre un medico veterinario. Ricordatevi sempre, nessuna struttura sanitaria in Italia
si deve ricoverare un animale e non esserci nessuno, cioè lasciato lì nella gabbia e poi chiudiamo le chiavi e vado il giorno dopo. Purtroppo anche questa è una situazione che può accadere e non deve accadere fondamentalmente. Questo video serve a voi che potete verificare nelle vostre città, nelle vostre province. Quindi fondamentalmente abbiamo 3 strutture. Una volta ce n'erano 4 che era lo studio. Lo studio poi fondamentalmente è dal punto di vista proprio come gestione aveva la differenza in cui non potevano lavorarci altri medici veterinari a parte i titolari o i soci dello studio. La differenza con l'ambulatorio era questa. Recentemente io avevo aperto uno studio e l'ASL della mia provincia ha associato studi ambulatori in modo tale che la gestione è fondamentalmente come quella di un ambulatorio, quindi tuttora la struttura studio è associata a quello di un ambulatorio, mentre invece la differenza tra ambulatorio e clinica invece è importantissima, perché un ambulatorio non può ricoverare. Quindi un ambulatorio, una volta che ha fatto una diagnosi e che non può questo paziente essere gestito a casa e quindi deve essere per forza ricoverato, deve demandare poi il caso alla clinica. Questa sarebbe la cosa corretta che un medico veterinario dovrebbe fare. E la clinica può accettare il caso solo se ovviamente garantisce che effettivamente fa degenza, perché non tutte le cliniche, ripeto, sono tenute a fare degenza. Possono farla ma possono anche non farla. Se decidono di ricoverare un paziente devono avere un medico veterinario di notte, altrimenti non possono farla. L'ospedale invece è obbligato a fare degenza, è obbligato a essere aperto a tutte le ore, è obbligato a diciamo è obbligato a essere aperto tutto l'anno, e poi l'ospedale deve ovviamente garantire determinate procedure medico-chirurgiche, così come la clinica, che invece l'ambulatorio non è tenuto a fare. Facciamo un esempio: ci sono determinati interventi che l'ospedale deve garantire, altrimenti non puoi chiamarti ospedale. Poi ci sono tutti i requisiti strutturali, ovvero che un ospedale deve avere determinati luoghi adibiti, chiaramente la degenza infettivi, non infettivi, deve avere una zona adibita fondamentalmente alla radiologia, una zona adibita alla chirurgia, deve avere, così come la clinica, altrimenti non puoi chiamarti clinica o ospedale. Cioè ci sono tutta una serie di requisiti strutturali, ma anche di fondamentalmente di prestazioni che per poterti chiamare ambulatorio, clinico ed ospedale devi rispettare, altrimenti non puoi. In Italia è un po' poco chiara questa cosa e crea tantissima confusione nel cliente, che ancora oggi non ha ancora capito la differenza tra ambulatorio, clinica e ospedale. Spero che questo video vi abbia un po' chiarito. Vi metterò i riferimenti della legge della Lombardia almeno in descrizione, e spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.